Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale dedicato a tutto quello che rende l'Italia grande, anzi grandissima: la lingua, la cultura, la musica. Questo video sarà dedicato alla lingua italiana. Parleremo infatti di vocali e del loro fondamentale ruolo nel parlato di ogni giorno. Ho una domanda per voi. Sapete quante vocali ci sono nella lingua italiana? Qualcuno ha detto 5 forse? Magari qualcun altro 7? Forse più di 7? Questo video vi farà vedere quante e quali sono le vocali della lingua italiana e soprattutto vi farà sentire come queste vocali si pronunciano correttamente. Mi raccomando, restate fino alla fine, perché vi darò esempi concreti di quanto sia importante la buona pronuncia delle vocali nell'italiano parlato. L'italiano ha 5 vocali. Esistono però 7 suoni vocalici. Vediamo in dettaglio come funziona la pronuncia dei 7 suoni vocalici, facendoci aiutare dal cosiddetto triangolo vocalico. Prima di tutto sistemiamo la vocale I vicino al vertice sinistro del triangolo equilatero. Poi percorriamo il triangolo in senso orario e sul primo lato mettiamo la vocale E. Sul vertice in alto poniamo la vocale A. Ah sì, una cosa, ricordatevi che la A è la più importante vocale della lingua italiana e senza ombra di dubbio la più facile da pronunciare. Scendiamo ora lungo il secondo lato, dove collochiamo la vocale O. Atterriamo infine sul vertice sinistro, dove piazziamo la vocale U. Ora ripetiamo insieme i suoni delle 5 vocali. I, E, A, O, U. Tenete bene a mente che le vocali I, A, U vanno pronunciate sempre allo stesso modo, in qualunque parola esse si trovino. Diversa è la situazione per la vocale E e per la vocale O. Infatti, per ragioni storiche di derivazione dell'italiano dal latino volgare, queste due vocali hanno 2 differenti accenti. L'accento tonico acuto, che deve essere pronunciato con un suono aperto, e l'accento tonico grave, che invece va pronunciato con un suono chiuso. Ascoltate i suoni chiusi e aperti di queste 2 vocali. E chiusa, E come nella parola pesce. E aperta, è come nella parola piede. O aperta, O come nella parola oggi. O chiusa, O come nella parola giorno. Ora ripetete con me tutti e 7 i suoni vocalici, facendo bene attenzione all'apertura della mia bocca. I, E, A, O, U, U. Purtroppo, a differenza dalla lingua francese, per esempio, la lingua italiana scritta non differenzia graficamente i 2 tipi di accenti, quindi bisogna saperli. Ora mi potreste domandare: ma scusa Giulio, non è pignoleria la tua? Un po' di pazienza e vi accorgerete che no, non si tratta di pignoleria. Vediamo ora gli esempi per la vocale E che vi avevo promesso in apertura. Vi farò sentire la pronuncia di 4 coppie di parole omografe, cioè parole che si scrivono allo stesso modo, ma in cui la vocale E deve essere pronunciata con suono chiuso oppure aperto.
e il cui significato dipende dal tipo di suono usato. Sì, proprio così, avete capito bene, l'accento aperto o chiuso della vocale E fa cambiare il significato alla parola. Vado alle ciance, eccovi gli esempi. E chiusa, pesca, Mario pesca. E aperta, pesca, Maria mangia la pesca. E chiusa, 20, 20 euro. E aperta, 20, 20 dal nord. E chiusa, affetto, affetto il pane. E aperta, affetto, l'affetto tra Mia e Gino. E chiusa, legge, la legge. E aperta, legge, Giovanni legge. Nei commenti qui sotto, per favore, fatemi sapere se volete 4 esempi di suono aperto e suono chiuso per la vocale O. Quindi, come avete visto, non è pignoleria, ma è una questione di passare l'informazione corretta alla persona con cui state parlando. Ricordatevi sempre, conversazione significa interazione con lo scopo di capirsi l'un l'altro. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe. E ricordatevi, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!